Rieccoci quest'oggi, come potete vedere, nuovamente appunto con le nostre Sibille Lenormand, nella versione appunto delle Bluebird. Utilizzerò ovviamente ancora questo mazzo proprio perché mi piace appunto darvi la possibilità di approcciare, di conoscere meglio ovviamente questo mazzo che appunto non ho mai usato sul canale. Quindi voglio un po' darvi la possibilità di entrarci un po' in confidenza. Ovviamente poi sapete che ritornerò sicuramente ai tarocchi, agli oracoli, insomma io amo molto cambiare e sperimentare. E quest'oggi utilizzeremo un nuovo metodo, io l'ho già usato sul canale, però mai ovviamente con queste sibille. Un metodo molto bello, a mio avviso di grande tradizione, il metodo Romani, che viene appunto utilizzato generalmente nella cartomanzia dell'est europeo. Prevede un numero elevato di carte, quindi 7 posizioni, per ogni posizione 3 carte, quindi un totale di 21 carte, ma può essere anche utilizzato come appunto farò io quest'oggi, 7 posizioni, una carta per posizione. Ovviamente appunto posizioni molto importanti che analizzano in particolar modo il presente e anche chiaramente il futuro, ma in dettagli molto particolari, dunque è una stesa utile nelle situazioni più ambigue, confuse, ovviamente per cercare di scandagliare e sondare al meglio ovviamente il terreno di una situazione, ripeto, particolarmente nebuloso, diciamo così. Che cosa chiederemo ovviamente però quest'oggi alle nostre sibille? Ci concentriamo sull'incontro, cioè cerchiamo di capire se una persona che ovviamente vi piace o con la quale avete una storia, una frequentazione libera o non libera, è indifferente. Ecco, se questa persona finalmente vi proporrà un incontro, vi vedrete, quindi, e se farà di tutto per superare gli ostacoli che ovviamente vi dividono. Quindi vogliamo cercare di capire come vive questo momento di allontanamento, da voi ovviamente fisico, quindi questa persona come sta senza vedervi, cosa pensa di fare e dunque che cosa farà. Dunque possiamo appunto iniziare a mescolare il nostro mazzo di sibille Lenormand e dunque per il principio di sincronicità appunto cerchiamo di capire se vedrete finalmente la persona del cuore, se ci sarà un incontro. Vediamo un po'. Dunque, come potete vedere, appunto, qui abbiamo le 7 posizioni di cui vi ho parlato appunto a inizio video del metodo Romani e ovviamente con 7 posizioni differenti, una carta ovviamente per posizione. Nella prima posizione, quindi prima carta estratta, la personalità ovviamente di questo individuo, cioè cerchiamo di capire come lui sta vivendo, come sta prendendo, diciamo così, questo momento appunto di distanza fisica.
Seconda carta, cerchiamo di capire l'ambiente esterno, quindi le persone che circondano questa persona, questo individuo, come possano in qualche modo, influenzare le sue azioni. Terza posizione, le sue speranze, ma anche ovviamente le sue paure, quindi fondamentalmente che cos'ha questa persona nel cuore. Quarta carta, i fattori noti, e quinta carta, i fattori ignoti. Cosa vuol dire? Quarta carta, quarta posizione, i fattori noti, cioè ciò che questa persona si aspetta che comunque accada, ma anche voi, d'accordo? Quindi ciò che influenzerà la situazione, quindi anche l'eventuale incontro, qualcosa di cui siete però entrambi ben consapevoli, o che date per in qualche modo scontato che accada. In quinta posizione invece i fattori ignoti, cioè ciò che accadrà di inaspettato però, quindi anche per esempio un colpo di fortuna, piuttosto che qualche ostacolo di troppo, d'accordo? Quindi tutto ciò che non ci si aspetta. In penultima posizione invece ci occupiamo del futuro però prossimo, quindi a breve termine, quindi prossimi giorni, prossime settimane. Ultima posizione invece il futuro remoto, quindi più a lungo termine, quindi cerchiamo di capire se ci sarà uno, magari anche più incontri e come ovviamente andrà la situazione. Dunque, possiamo appunto iniziare dalla prima carta, prima posizione, quindi come sta vivendo questa persona ovviamente il momento presente. Qui abbiamo la Sibilla della montagna. Allora, questa persona è andata un po' in tilt, ragazzi, perché obiettivamente queste difficoltà, a prescindere dalla natura effettiva, di queste difficoltà, vengono però percepite, viste da questa persona come qualcosa di assolutamente insormontabile, come qualcosa che proprio blocca l'evoluzione, proprio come tipico della montagna, blocca l'evoluzione della sua esistenza. Quindi è una carta che parla di progetti arenati, cioè questa persona aveva e ha tuttora dei progetti ovviamente con voi, ma che deve in questo momento accantonare o che crede in qualche modo di dover accantonare. Si sente sovraccaricata questa persona di oneri, comunque anche di preoccupazioni inerenti anche all'ambito professionale, cioè evidentemente sta lavorando tanto o si sta accollando tanto lavoro, o anche preoccupazioni familiari, qualcosa che potrebbe anche demandare, ma invece di cui lui si occupa in maniera del tutto individuale e personale. È una carta che parla anche di nemici, quindi una persona anche frustrata dalla presenza di persone, non proprio, dall'aspetto amichevole. Quindi è una persona che ha un atteggiamento in questo momento un po', rassegnato, cioè sta vedendo il bicchiere mezzo vuoto, quindi un momento anche di pessimismo. Questa persona sa che ci sono degli ostacoli tra di voi, li vuole superare, vorrebbe farlo, ma in questo momento pensa che questi ostacoli siano troppo grandi, che siano troppo impegnativi da dover superare, che siano difficili da superare, quindi che la situazione richieda comunque uno sviluppo lento e con ostacoli non indifferenti. È chiaro che in caso voi abbiate chiesto di una persona impegnata, questi ostacoli arrivano direttamente dalla compagna ufficiale, dalla presenza di questa persona che impedisce a questa persona soggetto appunto della stesa una trasformazione, d'accordo? Ma anche semplicemente direi di vedervi, quindi di potersi muovere più liberamente. Qualcosa non va. Ci sono delle sfide che questa persona percepisce, ripeto, in maniera probabilmente anche eccessivamente negativa, cioè sta vedendo tutto nero questa persona in questo momento, d'accordo? Vede anche rivali, nemici, obiettivamente un po' più pericolosi di quanto possano esserlo realmente. Quindi sa che in questo momento, sente che in questo momento debba fermarsi a pensare per cercare nuovi mezzi per poter risolvere la situazione o la faccenda e quindi aggirare l'ostacolo. Sa ed è convinta questa persona che deve agire con pazienza, quindi
sente di dover temporeggiare troppo. È chiaro che quindi questa è una persona che in questo momento preferisce rallentare volutamente la situazione con voi, proprio perché è colma questa persona di paure. In caso, per esempio, questa persona provenga direttamente da un divorzio, da una separazione, il passato per questa persona è stato doloroso e quindi in questo momento preferisce magari rimanere single pur tenendoci a voi, ma perché ha paura di soffrire di nuovo, perché ha paura di impegnarsi. D'accordo? Quindi potrebbe in questo momento proprio questa persona essere, ecco, un po' in un momento di stallo, voluto da lui, perché in questo momento sente di non avere i mezzi giusti a disposizione per poter far fronte alla situazione e quindi diciamo tende un po' ad arenare qualsiasi progettualità abbia con voi o abbia avuto con voi, ma ce l'ha ancora, però in questo momento è pessimista questa persona, quindi sta agendo con rassegnazione, anche con durezza, con freddezza magari nei vostri confronti, ma ripeto perché è una persona stanca, sovraccarica e in questo momento che sta vedendo proprio tutto nero. Vediamo ora, ragazzi, in seconda posizione le persone che circondano appunto il soggetto della stesa, quindi l'ambiente esterno, come può influenzare. Allora, qui abbiamo la carta della cicogna. Sicuramente in caso questa persona sia già ovviamente genitore, quindi sia già per esempio un padre, ecco che in questo momento questa persona è molto occupata o preoccupata per questioni inerenti ai figli. In caso questa persona sia impegnata, la cicogna può parlare, diciamo, dell'arrivo di un figlio, di un altro figlio, o comunque anche di una gravidanza inaspettata, magari anche non desiderata, comunque sicuramente di una situazione legata alla genitorialità. In caso questa persona non sia impegnata o comunque questa persona non abbia figli pur essendo magari impegnata, ecco che la carta della cicogna ci parla sicuramente dell'arrivo, appunto, del ritorno di persone, per esempio dal passato o di ricordi inerenti a situazioni del passato, cioè questa persona potrebbe per esempio aver ricordato un vecchio rapporto, motivo per cui, come vi dicevo appunto con la carta della montagna, questa persona spaventata dalla possibilità di soffrire di nuovo, dopo aver sofferto molto in passato, tende a rallentare. Quindi non deve necessariamente questa persona aver sentito una persona del passato, una sua ex o un suo ex. Semplicemente questa persona può aver anche solo ricordato questo tipo di rapporto che magari è finito male e che quindi sta spaventando tuttora questa persona perché ha paura di effettuare un cambiamento. La cicogna parla di cambiamenti che appunto però in questo caso in accezione negativa ristagnano, d'accordo? Oppure potrebbe effettivamente questa persona anche semplicemente aver rivisto o aver risentito per esempio una persona del passato per la quale ha sofferto, non che sia ripartito l'amore, d'accordo, ma semplicemente ha ricordato comunque le sofferenze legate a questa persona e di conseguenza questa persona si è spaventata. D'accordo? Quindi è qualcosa che ritorna comunque anche dal passato, un passato però brutto, d'accordo? Di fermo, una situazione dolorosa, che chiaramente ha riportato però alla mente queste sofferenze, per cui questa persona in preda alla paura e al panico si è un po' fermata con voi. La cicogna quindi parla comunque sempre dell'arrivo di un qualcuno. Potrebbe anche essere inerente l'arrivo di parenti da lontano, per esempio, di persone di cui lui si deve occupare, magari genitori anziani che non stanno bene, quindi comunque situazioni che arrivano da lontano, sia nel tempo che anche nello spazio, e di cui lui si deve occupare. Questa situazione provoca un blocco nella trasformazione. Quindi qualcosa che inevitabilmente crea un blocco o comunque un rallentamento della vostra situazione, del vostro vedervi. Quindi, ripeto, in caso questa persona abbia figli,
sono i figli in questo momento il fulcro principale di questa persona. In caso questa persona abbia sofferto molto in passato, potrebbe essere ancora vivido il ricordo della persona del passato, non perché la ama ancora, ma il ricordo della sofferenza per questa persona del passato. Potrebbe anche averla casualmente rivista, per cui sono tornate ovviamente alla mente di questa persona tante situazioni e faccende dolorose del passato. Potrebbe averla risentita, magari questa persona potrebbe averla anche semplicemente cercata, ovviamente per chiedere, per accertarsi di come questa persona stia. Cioè, è chiaro che non è una carta che parla del ritorno di un amore che ricomincia, d'accordo? Quindi non vi spaventate. È una carta che parla comunque di situazioni del passato che tornano o con la mente o proprio a livello ovviamente fattuale, non per essere, ripeto, riprese, ma comunque situazioni che riportano alla mente un dolore, una situazione pesante. La cicogna ovviamente ritorna in primavera dopo l'inverno, quindi dopo una situazione di freddezza, appunto, quindi fuori di metafora, una situazione di chiusura, per esempio, no? Di gelo, di raffreddamento. Quindi sicuramente questa è una persona che in questo momento si deve occupare di altre faccende. In caso, per esempio, i suoi genitori vivano lontano, ecco che questa persona potrebbe in questi giorni aver ricevuto la visita dei suoi genitori o doversi occupare dei suoi genitori, magari per questioni che hanno radici ovviamente nel lontano passato, d'accordo? Quindi comunque ci sono delle situazioni di cui si deve occupare, anche, ripeto, situazioni spinose, che riguardano però, ripeto, gli affetti, perché come vedete la carta della cicogna è legata alla regina di coppe, quindi sicuramente situazioni legate ad affetti o comunque sofferenze del passato legate ovviamente ad amori che sono finiti male, d'accordo? Vediamo ora, ragazzi, in terza posizione le sue paure, le sue speranze. Vediamo un po' la carta della nave, del battello. La terza, Sibilla, Lenormand. Questa è una carta inerente sia a uno spostamento, un viaggio. In caso questa persona abiti lontana rispetto a voi, non vede l'ora di potervi raggiungere, effettuando appunto questo viaggio, questo spostamento. Ma è una carta anche che parla di, diciamo, un movimento in avanti in riferimento a situazioni di evoluzione per quanto concerne la propria esistenza, cioè questa persona vorrebbe assolutamente, effettivamente, cambiare aria, distrarsi, andare altrove. Cioè, in caso questa persona sia impegnata, vorrebbe proprio scappare, letteralmente fuggire, fare le valigie e andarsene definitivamente. È una persona quindi che si sente in catene, è una persona che ha voglia proprio di cambiamento, ha bisogno di cambiamento. Potrebbe essere anche una persona che ha bisogno e voglia di un trasferimento, per esempio anche di lavoro, ma magari anche di un trasloco. Quindi una persona che ha bisogno sì di un cambiamento pratico, fisico, fattuale e logistico, ma anche di un cambiamento interiore. Questa persona vuole rivoluzionare la sua vita da capo, vuole proprio rivoltarla come un calzino. Questa persona ha bisogno di un cambiamento, ha bisogno però di un cambiamento serio. Un cambiamento che ovviamente porti questa persona lontana rispetto alle situazioni che ha vissuto sino ad ora. Questa persona vuole allontanarsi dal passato, quel passato che abbiamo visto ritorna ed è tornato in questi giorni con la carta della cicogna, quindi ovviamente ve lo ribadisco, non dovete voi temere questo passato, cioè questo passato non è un blocco tra voi e lui. D'accordo? Questa persona non vuol tornare con qualcuno del passato, anzi, con la carta della nave questa persona vorrebbe proprio scappare da questo passato, però purtroppo qualcosa è tornato o comunque si deve occupare di qualcosa che magari ha lasciato indietro, di cui non si è occupato precedentemente e ragazzi dopo un po' ovviamente i nodi tornano sempre al pettine, quindi sicuramente nonostante questa persona voglia scappare, letteralmente proprio fuggire a lunghe distanze, perché la nave parla di lunghe distanze, da situazioni che lui sta vivendo in questo momento, chiaramente però abbiamo visto che comunque se ne deve occupare.
È chiaro che è una carta che parla anche di incontro, di spostamento, quindi questa persona ha voglia proprio di rivedervi, di raggiungervi, d'accordo? Quindi di lasciarsi andare a voi, perché è una carta che parla, tra l'altro, in amore, di chi è in procinto di lasciare andare un vecchio partner per aprirsi al nuovo. Quindi questa persona, anche in caso sia impegnata, vuol veramente in qualche modo raggiungervi anche mentalmente, anche emotivamente, per costruire qualcosa di nuovo anche con voi. In realtà sta facendo molta fatica, anche in caso sia una persona single, quindi non abbia una compagna ufficiale. Questa persona sta facendo fatica a lasciare andare il passato, che evidentemente per lui è stato molto doloroso. Qui veramente, ragazzi, il passato è un blocco, C'è qualcosa di cui si deve occupare qualcuno o qualche faccenda, ripeto, anche dal risvolto assolutamente sentimentale, emotivo e interiore, per cui questa persona in questo momento mi parte con questa montagna, quindi con questo blocco. Evidentemente qualcosa di importante, qualcosa di grosso, che riguarda questa persona, ma vorrebbe proprio scappare, ragazzi. Con la carta nella nave questa persona ne ha proprio fin sopra i capelli, non ne può più. Allora, vediamo ora in quarta posizione che cosa questa persona si aspetta che accada. Mamma mia. Allora, questa è la Sibilla, a mio avviso, peggiore del mazzo, la carta appunto dei topi. È una carta che io non sopporto, non mi piace proprio. Chiunque di voi abbia già avuto modo appunto di ascoltare, di vedere il video che ho pubblicato inerente appunto alle Sibille Lenormand, sa ovviamente perché io non sopporto questa carta. A proposito, aperta e chiusa parentesi, vi lascio, ragazzi, il link in descrizione del video, un video in cui io appunto descrivo carta per carta tutte le appunto Sibille, e quindi troverete ovviamente anche la descrizione di questa carta. Vi lascio il link in descrizione, come sempre, quindi aperta e chiusa parentesi. Comunque, la carta dei topi è una carta che parla di sicuramente situazioni di difficoltà, di ostacolo, però ovviamente ostacoli portati non dal destino, ok? I topi, quindi da persone grette, persone malvagie, persone invidiose, persone che danneggiano, come fanno i topolini, che rosicchiano lentamente, silenziosamente, ma in maniera inesorabile, qualsiasi cosa gli capiti a tiro. Ecco, quindi persone che appunto agiranno in maniera scorretta e che ovviamente in qualche modo riusciranno a mettere ancora qualche bel bastone fra le ruote nell'ambito del vostro rapporto. Questa persona quindi dà praticamente per scontato ovviamente un momento di difficoltà. Lo abbiamo detto dall'inizio della stesa che questa persona, vero, è in un momento di ottimismo agli apici, quindi vede tutto nero, ve lo ribadisco. Quindi una persona sicuramente in questo momento votata al pessimismo, cioè non sente di avere i mezzi giusti, non sente che li avrà in futuro, anzi prevede con questa carta dei topi la vittoria dei nemici. Ripeto, ragazzi, questa carta è molto particolare perché parla proprio di nemici, cioè di persone che proprio fisicamente a tavolino con il proprio cervello decidono di danneggiare il consultante e il soggetto della stesa, quindi voi e lui. Quindi è una persona che ritiene in questo momento di dover agire in maniera molto prudente e di non fidarsi mai di chi lo circonda. Quindi neanche di amici, neanche di colleghi, neanche di parenti, cioè questa persona non si fida proprio di nessuno e potrebbe avere, come tipico appunto della carta dei topi, in questo momento pensieri sì negativi, di natura pessimistica, ma anche ridondanti, ossessivi, ripetitivi, che turbano questa persona costantemente e che le impediscono di essere serena, d'accordo? Classico tarlo che rovina anche il sonno. Quindi è qualcosa che rode dentro questa persona, un'attenzione anche ossessiva ai particolari, ai minimi dettagli, ragazzi, che però ovviamente è il riflesso di paure, paure legate alla perdita di qualcosa che generalmente ha un valore materiale. Ora, in caso voi abbiate una storia con una persona impegnata, la carta dei topi è quanto mai azzeccata, proprio perché è una carta che parla di chi
teme un minimo passo falso e di conseguenza si comporta in maniera magari più lontana, fredda nei vostri ovviamente confronti, ma perché deve, dal suo punto di vista, in maniera ossessiva, morbosa, stare attenta a questa persona anche ai minimi particolari per non essere beccata dalla compagna ufficiale, perché teme di perdere qualcosa di materiale, cioè il denaro, o anche qualcosa che possano avere, diciamo, comunque bene comune, quindi un'azienda, una professione, una casa, dei beni immobili, cioè qualcosa che comunque questa persona ritiene di doversi tenere, perché evidentemente di sua proprietà o perché vuole tenersi, ad esempio del denaro, e quindi qualcosa a cui questa persona non vuole assolutamente rinunciare. Motivo per cui in maniera veramente anche patologica in questo momento sta attenta a tutto. Quindi se magari questa persona tempo fa chiamava, cercava 10 volte al giorno, potreste in questo momento notare una persona che magari vi cerca una volta al giorno. È un esempio banale, stupido, ma per farvi capire che in caso voi possiate aver notato in questa persona un atteggiamento più distaccato, magari meno coraggioso nei vostri confronti o nei confronti del vostro rapporto, ecco, dipende dai topi, cioè da questa paura terrificante che qualcuno gli rosicchi via qualcosa, ovviamente alle spalle, e che quindi questa persona si trovi letteralmente con ovviamente le spalle molto poco coperte, d'accordo? Quindi è una carta brutta, ragazzi, parla di preoccupazioni, di pensieri, ripeto, ripetitivi, morbosi, ossessivi, di malessere, di inquietudine, di ansia, di nervosismo, ma ovviamente legato sempre questo momento e quindi anche questo nervosismo alla presenza di persone negative nella sua vita, cioè questo non è un pazzo, effettivamente ci sono delle persone negative che lui vede come ostili e sono ostili, perché ovviamente la carta dei topi parla di nemici reali, che tramano alle spalle di questa persona e che lo fanno sentire effettivamente, insomma, con, diciamo, ecco, i piedi non proprio piantati a terra. Si sente sempre sull'orlo del precipizio questa persona, ma effettivamente, ripeto, non è un pazzo, cioè queste persone ci sono, questi nemici ci sono, persone capaci anche dei comportamenti più sleali, quindi sicuramente in caso sia una persona impegnata teme proprio la compagna ufficiale o comunque anche parenti, qualcuno che ruota nell'ambito ovviamente della sua vita e della sua casa, della sua quotidianità, parlavamo prima della cicogna. Quindi persone che comunque non sono state in grado di, diciamo, ecco, ottenere la sua fiducia, perché evidentemente persone comunque poco sincere e ben poco oneste, quindi fa bene lui a dubitare di queste persone, ecco, situazioni che comunque gli causano molto stress, perché sente di non avere appoggi, amici. Questa persona è molto sola, si sente molto molto sola. Evidentemente, ripeto, è circondata da persone, ecco, di poco valore, quindi ha ragione, però effettivamente, mamma mia, si sta facendo veramente trascinare in un loop di negatività impressionante, perché comunque continua a pensarci, a tornare magari sempre sugli stessi pensieri, quindi è un momento brutto per questa persona. Tra l'altro è una carta che parla anche di tradimenti, quindi si sente sempre in pericolo questa persona, tradita anche da amici. Quindi situazioni comunque di doppiezza e di ambiguità che obiettivamente questa persona deve tenere in qualche modo d'occhio in caso voi siate, prestatemi il termine, l'amante, quindi l'altra persona, teme comunque anche un tradimento da parte vostra, che voi possiate per esempio divulgare dati, fatti inerenti alla vostra tresca, cioè è un momento particolare, non si fida di nessuno questa persona, quindi è un momento di disordine proprio interiore. E chiaramente questo porta a situazioni instabili, malsane. Quindi la carta dei topi è una carta molto completa perché descrive proprio una situazione, secondo me, vedete, molto chiara, quindi paure che questa persona ha inerenti alla perdita di qualcosa di materiale, di pratico, di tangibile, quindi denaro, ok? Situazioni che portano questa persona a dover stare in qualche modo sempre in allerta, essere iperattenta su tutto, persona che quindi non si fida di nessuno.
e che crea così distacco, incertezza, instabilità e rapporti malsani anche con voi. Quindi una situazione non bella, non diciamo edificante per quanto concerne questa persona e la sua vita nel momento presente. Quindi questa persona dà per scontato che questi nemici continueranno ovviamente ad esserci e che saranno più agguerriti che mai, quindi lui dovrà ancora di più prestare attenzione a tutto. Quindi non conta in questo momento di riuscire a cavarsi di impaccio, lo abbiamo detto anche con la carta della montagna. Questa persona sente proprio di essere circondata da persone anche di cattiva fama, pronte in qualche modo sempre a sottrargli qualcosa, che possono danneggiarla ovviamente alle spalle, che stanno in qualche modo anche agendo in questo momento alle sue spalle. Anche in caso questa persona non sia impegnata, può temere per esempio ritorsioni da parte di addirittura parenti, anche dei suoi stessi parenti, perché i topi rappresentano sempre il nemico in casa. D'accordo? Quindi diffida di tutti. Brutto periodo per questa persona. Vediamo ora, ragazzi, in quest'altra posizione i fattori ignoti. Ah, ok, perfetto. Allora, la scopa e la frusta. Fate bene. Allora, perché? Perché è una carta che parla di un atteggiamento molto duro e severo da parte vostra, un atteggiamento punitivo per cui deciderete evidentemente di dare un po' una svegliata a questa persona, perché questa situazione, se sino ad ora vi è pesata, però ovviamente inizierà anche un po' a stancarvi. Sicuramente questa persona vi manca, senza ombra di dubbio, però obiettivamente sarete un po' pronte alla lotta, perché la carta della scopa e della frusta è una sibilla che parla di scontri, comunque di qualche conflitto, di parole piuttosto dure nei confronti indirizzate quindi a questa persona. Ecco, questa persona è questo che non si aspetta, quindi questo è il suo fattore ignoto, cioè evidentemente questa persona dà per scontato che voi al suo ritorno sarete comunque come sempre disposte evidentemente a riaccettare questa persona. La scopa e la frusta parlano anche di ciclicità, di movimenti ripetitivi, per cui ovviamente questa persona dà per scontato che per voi sia assodato questo suo comportamento o che voi lo perdoniate semplicemente. Ecco, non ha capito niente, perché obiettivamente questa carta parla invece di enorme severità da parte vostra. Anche se voi in questo momento possiate pensare di riuscire a sopportare questa situazione, evidentemente qualcosa vi farà scattare, per cui vi arrabbierete, perché la scopa e la frusta parla comunque di una situazione di rancore, di rabbia che voi proverete, per cui potreste imporre a questa persona o una pausa forzata, cioè dicendogli a chiare lettere: mi hai fatto aspettare tu, adesso aspetti tu. Ok? Come ho aspettato io, atteso io tanto tempo, adesso aspetti anche tu. Quindi cercherete di ripagare questa persona con la stessa moneta. Sarete belligeranti, quindi questa persona non vi ritroverà a braccia aperte. Potreste agire anche in maniera un po' impulsiva, perché la scopa e la frusta parla comunque di impulso. Parla comunque di un desiderio irrefrenabile di farla pagare a un'altra persona, per cui voi potreste effettivamente, ripeto, imporre una pausa o comunque un certo distacco, cioè lui andrà a subire un distacco ovviamente da parte vostra. Questo perché ovviamente sarete stanche di queste situazioni che evidentemente per voi non hanno la stessa valenza, cioè evidentemente voi andrete a leggere le difficoltà di questa persona, che abbiamo visto sino adesso, anche questi topi, però come difficoltà esagerate da parte di questa persona, cioè da parte vostra questo atteggiamento sarà, magari privo di coraggio, tipico d'ardia, d'accordo? Per cui non vi piacerà questo atteggiamento, probabilmente magari anche le attese, e di conseguenza metterete questa persona sull'attenti, cioè bene in riga. Quindi evidentemente, sicuramente voi non andrete a chiudere il rapporto, non è una carta che parla di chiusura, la scopa e la frusta, ma è una carta di chi parla
Chi invece appunto si imporrà in maniera molto severa con una bella frusta e di conseguenza ovviamente deciderà di punire questa persona anche semplicemente a parole, ovviamente facendola aspettare, ripeto, ripagandola con la stessa moneta, d'accordo? Quindi è una carta comunque diciamo che parla di un desiderio fisico, perché la scopa e la frusta è una carta che ovviamente rimanda anche all'atto sessuale in sé, ma evidentemente voi riuscirete a mettere da parte questo desiderio carnale che vi spinge verso questa persona per ragionare in maniera molto più razionale e ovviamente ecco, far capire in maniera molto dura a questa persona determinati piccoli concetti, d'accordo? Quindi questa persona subirà comunque una punizione, un distacco da parte vostra. Ripeto, evidentemente qualcosa vi darà fastidio, vi farà scattare dentro, evidentemente, per cui deciderete di ovviamente mettere questa persona, anzi rimettere questa persona in riga. Cioè questa situazione in realtà non vi va bene. Ora potrebbe provocarvi malinconia, senso magari di tristezza. Nei prossimi giorni inizierete un po' a cambiare atteggiamento e ad innervosirvi. Per cui questa persona quando tornerà, perché tornerà ovviamente con la carta della scopa e la frusta, come sempre, ciclicamente questa persona ritorna, ecco, ritornerà e dunque voi non l'aspetterete più a braccia aperte. Vediamo ragazzi in penultima posizione l'immediato futuro tra voi e questa persona. Oh, è il sole. Evidentemente, ecco, questa vostra presa di posizione servirà, caspita. Riuscirete ad ottenere ciò che vorrete, perché è una carta che parla di successo, di vittoria, di energia, di crescita, di una vitalità comunque, ecco, maggiorata anche in ambito proprio fisico, perché è una carta ovviamente che parla sicuramente di gioia e anche di piaceri, quindi di allegria, di riconoscimenti, di scuse anche. Questa persona potrebbe anche cercare di giustificarsi comunque scusandosi, quindi un bel passo avanti. Parla di forza e coraggio nel superare gli ostacoli, quindi voi vedrete questa persona sicuramente molto più determinata nel superare qualsiasi ostacolo, evidentemente perché con questa scopa e frusta questa persona avrà paura di perdervi e come sempre quando le persone percepiscono il senso della perdita e dell'abbandono cambiano subito rotta come sempre. E voi farete bene allora a questo punto a diventare ovviamente così dure, no? Ad avere questo atteggiamento così sicuramente molto più duro, meno comprensivo, meno permissivo, perché qui abbiamo il sole, quindi questa persona cambierà registro praticamente, quindi è una carta che parla di un vedersi in un ambiente bello, accogliente, parla di fascino e fascinazione, parla di bellezza, quindi quando vi rivedrete questa persona vi troverà assolutamente irresistibili. E ovviamente questa persona sicuramente vi porterà delle ottime notizie, quindi evidentemente metterà da parte tutta questa gentaglia che ovviamente la circonda e chiaramente anche tutte queste problematiche. Ripeto, è una carta che parla di superamento di ostacoli e di riappacificazione, soprattutto di chiarimenti. Quindi questa persona tornerà da voi anche mostrandosi diversa, perché la carta del sole nelle Sibille rappresenta l'anima gemella, quindi sicuramente questa persona cercherà di mostrarvi anche ciò che vi unisce, non solo ciò che ovviamente vi divide. Quindi parla di passione, di armonia, di sensualità, di serenità, della fine proprio di un momento di crisi, quindi è una carta di piena riconciliazione. D'accordo? Quindi di una situazione che va a migliorare, che diventa dunque più stabile, con una persona che si comporterà evidentemente in maniera anche molto più matura, secondo me. Quindi il vostro feeling, soprattutto quello erotico, tornerà alle stelle. Quindi una carta veramente molto molto bella che parla di risoluzione, di seduzione, ovviamente, e di problemi che finalmente si risolvono. La carta del sole nelle Sibille Lenormand è una sorta di carta talismano, quindi rasserena da tutte le altre carte, anche le più negative, quindi questi topolini prima o poi la smetteranno di rosicchiare, di rompere le scatole. È una carta, diciamo, dalle tempistiche veloci, perché comunque, ripeto, sicuramente la soluzione di un problema può anche arrivare in un sol giorno,
appunto. Quindi generalmente questo incontro avverrà di giorno o comunque appunto di mattina con il sole alto in cielo. In caso voi guardiate questo video a fine primavera, ovviamente alle porte dell'estate, ecco che appunto questi incontri, il prossimo incontro ci sarà proprio in piena sicuramente estate, molti incontri, perché la carta del sole è una carta molto bella che parla comunque di una storia, di una situazione che diventa stabile, d'accordo? Parla di calore, ripeto, e di tempistiche veloci, quindi sicuramente qui l'incontro c'è, ci sarà, ripeto, la risoluzione al problema o ai vari problemi può avvenire anche in un solo giorno. Questa persona finalmente deciderà di sbloccare questa situazione e di venire finalmente a trovarvi. Un incontro, ripeto, che sarà molto bello, che avverrà prevalentemente appunto di mattina o comunque di giorno, perché è una carta che parla appunto del sole, non del notturno, come ad esempio la carta delle stelle o la carta della luna, d'accordo? Pur presenti in questo mazzo, non sto parlando della luna o le stelle dei tarocchi, ci sono ovviamente anche queste due carte all'interno delle Lenormand. Quindi in questo caso invece abbiamo proprio un impegno maggiore da parte di questa persona, anche in caso sia una persona impegnata, di vedervi non sempre nell'oscurità della notte, lontano da occhi indiscreti. Evidentemente perché la passione e la voglia di recuperarvi sarà talmente tanta che questa persona rischierà anche in pieno giorno, voglio dire. Quindi è una carta che parla, ripeto, di luce, è una carta che parla di qualcosa che torna a risplendere e a portare calore, d'accordo? Vediamo ora, ragazzi, in ultima posizione che carta abbiamo. Quindi guardiamo un po' più in là nel tempo, quindi futuro un po' più remoto, carta bellissima, la carta del giardino. Hai capito la paura di perdervi? Come farà cambiare questa persona, dopo la scopa e la frusta? Due carte stupende, il sole e il giardino. Effettivamente questa persona capirà, lui ovviamente, che questo suo comportamento sino ad ora ha solo danneggiato il vostro rapporto. Il giardino parla, ripeto, di ulteriori incontri, quindi come vi ho detto poco fa con il sole, ovviamente ve lo ribadisco e ve lo confermo, ci saranno più incontri, non solo il prossimo ovviamente, quindi più incontri, più momenti di ritrovo, chiacchierate. È una carta che parla anche di comunicazioni, quindi avrete modo di sentirvi magari più spesso, quindi è una carta che parla di chat, è una carta che parla di messaggi, di telefonate. Avrete modo comunque ovviamente di sentirvi molto di più e di vedervi anche di più. Questa persona sicuramente vi verrà a trovare, avrete modo di stare insieme. Il giardino parla anche allo stesso modo rispetto al sole di fascinazione, di bellezza, di divertimento, di chi vuole finalmente divertirsi. Cioè questa persona vorrà svagarsi assolutamente, vorrà liberare la testa da pensieri negativi. Una persona che quindi vorrà in qualche modo finalmente ricominciare a vivere, allontanandosi da tutta quella tremenda negatività che ha vissuto sino ad ora. Quindi voi rappresenterete per questa persona una ventata pazzesca di aria fresca e ricomincerà a vivere questa persona. Avrà voglia di vivere, di divertirsi. Potrebbe anche invitarvi a qualche festa, perché sicuramente la carta del giardino parla di festività, di incontri, occasioni di svago e divertimento anche con amici. Quindi potreste uscire con il vostro stesso gruppo amicale. È una carta che parla di solito moltitudine, quindi potreste comunque incontrarvi successivamente anche con amici, fare la classica uscita a 4 per esempio, o anche di più, quindi momenti anche cerimoniali in luoghi affollati, quindi comunque uscire a pranzo, a cena, un weekend ovviamente fuori porta. Quindi è una carta che parla di momenti veramente molto belli, di divertimento e conviviali tra voi e questa persona, e ovviamente di festeggiamenti e del godere della presenza l'uno dell'altro. È una carta che parla di sessualità, una sessualità vissuta in maniera molto libera, abbattendo anche molti tabù. Cioè questa persona
deciderà di lasciarsi andare anche, per esempio, ad un modo di vivere l'erotismo diverso da come lo avete vissuto sino ad ora, ma proprio perché questa persona vuole cambiare, vuole effettuare un cambiamento. Ricordate la nave, il battello, quindi vuole anche cambiare approccio, per esempio, all'erotismo. Altro dato positivo sono le tempistiche molto veloci, quindi sicuramente voi avrete modo di ovviamente vedere o rivedere questa persona entro al massimo appunto una ventina di giorni, 3 settimane, sino proprio a un limite massimo di qualche mesetto, un paio di mesi, d'accordo? In caso evidentemente abitiate lontani, quindi si debba comunque compiere un viaggio, uno spostamento da una regione all'altra o addirittura da una nazione all'altra, chiaramente le tempistiche possono essere più lunghe, quindi di una ventina di giorni, 3 settimane, vi ripeto, un massimo un paio di mesi, ma non di più. Quindi l'incontro c'è e ci sarà. Sicuramente tempistiche anche, ovviamente, velocizzate dalla carta talismano del sole. D'accordo? Quindi, stesa che ha un lieto fine meraviglioso, partita male, perché obiettivamente è una persona con tante paure, tante difficoltà, per carità presenti, però vissute secondo me anche in maniera un po' esagerata, con un atteggiamento pessimistico che ragazzi nella vita non aiuta ovviamente. Quindi una persona che prevedeva tempistiche anche più lente e rallentate, grazie evidentemente al vostro comportamento stanco e molto severo, la situazione andrà completamente invece a capovolgersi, per cui effettivamente voi riuscirete, dopo questo blocco che imporrete a questa persona, a questo momento di confronto, questo piccolo litigio battibecco, ecco che sicuramente, ripeto, questa persona comunque tornerà da voi, avrete modo di rivedervi e sarà un incontro molto bello, ce ne saranno diversi, ripeto, di incontri e comunicazioni. Cambierà questa persona, Sono 2 carte, il sole ovviamente e il giardino, che hanno un aspetto fortemente evolutivo, ovviamente un'evoluzione nettamente positiva. Ovviamente dunque ragazzi questa stesa termina qui, come sempre mi raccomando dal vostro punto di vista forza, coraggio, tanta determinazione, mettete in riga questo signorino e ovviamente come sempre buon percorso karmico e ovviamente a presto!